Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti nel 21esimo episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024 alla guida della Lamborghini. Siamo nel quartier generale appena tornati dal Messico, dove è andata in scena una gara che ha visto incidenti clamorosi da una parte ed una gara senza incidenti e solida, con qualche attacco interessante portato alle altre scuderie, dall'altra. Anche se alla fine abbiamo concluso comunque tra gli ultimi. Ora dobbiamo prepararci il Gran Premio di Interlagos, dove andrà in scena l'ultima gara sprint dell'anno, ma siccome non abbiamo novità possiamo direttamente passare alla descrizione della pista che ci attende. Interlagos è uno dei circuiti più iconici della Formula 1, situato a San Paolo, Brasile. È lungo poco più di 4,3 km e si corre in senso antiorario, il che mette alla prova il fisico dei piloti, soprattutto per le forti sollecitazioni al collo. Il tracciato è caratterizzato da continui sali e scendi e un asfalto irregolare, che rendono la messa a punto della monoposto particolarmente complessa. Il giro inizia con la famosa S di Senna, una chicane in discesa che richiede precisione e stabilità in frenata. Il settore centrale è il più tecnico, con curve lente e di media velocità, dove serve un eccellente grip meccanico e trazione per mantenere velocità in uscita. La parte finale invece è tutta potenza e velocità. Dall'ultima curva si sale verso il rettilineo principale, dove è fondamentale ridurre la resistenza aerodinamica per massimizzare la velocità di punta e sfruttare al meglio il DRS. Per brillare a Interlagos, una monoposto deve avere un assetto bilanciato tra carico aerodinamico e velocità massima, con grande trazione e stabilità nei settori tecnici. Il meteo imprevedibile di San Paolo aggiunge sempre un elemento di incertezza che può ribaltare ogni pronostico. Ed anche oggi non sarà diverso. Per quanto la gara di domenica dovrebbe essere asciutta, lo stesso non si può dire per il resto delle sessioni, che saranno caratterizzate da momenti di pioggia e sole che si avvicenderanno con frequenza. Prima di partire, ovviamente, settiamo gli obiettivi odierni per i nostri piloti. Questa volta, mentre per Giovinazzi ci manterremo su quello medio, ho deciso di puntare basso con Berman, nel tentativo di assicurarmi, o quasi, almeno qualche dollaro da reinvestire. Ora è davvero tutto pronto, partiamo per San Paolo. Il weekend sprint di Interlagos ci aspetta. La Formula 1 ci porta in Brasile per il Gran Premio di San Paolo. Da decenni l'autodromo José Carlos Paz è un'icona per gli appassionati di motori e presto sarà teatro di una nuova battaglia tra i migliori piloti di tutto il mondo. Nella prima ed unica sessione di libere siamo riusciti a lavorare benissimo con Berman, che ritiene il suo setup eccellente in vista delle prossime sessioni. Abbiamo lavorato meno bene con Giovinazzi, faticando a trovare la quadra sulla sua auto, ma alla fine entrambi partiranno con la fiducia molto alta e questo è tutto ciò che ci interessa. Ora dobbiamo prepararci per le qualifiche della gara sprint. Benvenuti a tutti! Siamo alle qualifiche per la sprint. I piloti sono quasi pronti. Siamo nel Q1 con Berman, negli ultimi metri di pista a disposizione. Dopo un primo tentativo su intermedi abbiamo montato le rosse e con un ottimo tempo da parte di entrambi siamo riusciti a qualificarci per il Q2. Penso sia la prima volta che riusciamo a portare entrambi i piloti al round successivo e quindi godiamocelo in auto con Giovinazzi. È tornata la pioggia, quindi siamo nuovamente su intermedie. Primo settore più lento rispetto al primo tentativo per Antonio, mentre Berman, davanti a lui, si migliora. La stessa cosa succede nel secondo settore, dove Berman è addirittura 4 decimi più veloce del compagno. Ora però chiudiamo il giro. Il pilota inglese si migliora anche nel terzo settore, portandosi davanti al compagno in vista della gara. Nella sprint quindi partiremo in 15ª e 14ª posizione, stabilendo un piccolo record per la nostra scuderia, mentre in Q3 la pole position va a Max Verstappen, che partirà davanti a Norris e Sainz. Bravi anche Hülkenberg ed Albon, che portano Haas e Williams al 9° e 10° posto. L'adrenalina continua a crescere, mentre squadre e piloti si preparano alla sprint. Dopo una lunga stagione siamo all'ultima sprint del calendario. Su questo circuito le occasioni per sorpassare non mancano, quindi penso ci divertiremo.
Di sicuro oggi si preannuncia una battaglia in pista, qui alla sprint di San Paolo. Ovviamente c'è poco da descrivere per quanto riguarda la strategia, visto che non ce n'è in questa gara. Semplicemente, come per la maggior parte dei nostri avversari, anche noi partiremo con la gomma media ed andremo avanti per tutti i 24 giri di gara. Andiamo a vedere cosa riusciamo a combinare in questa sprint. La sprint di oggi sono 24 giri a Interlagos. Luci spente e via, partiti! Che partenza dai nostri ragazzi, Behrman parte fortissimo ed in curva 1 è già quasi davanti a Gasly ed alla fine della S di Senna si porta davanti e come lui Giovinazzi che ha approfittato del duello per inserirsi. Non ci ha messo molto il francese a rispondere inserendosi all'interno dell'auto di Giovinazzi per riprendersi la 14ª posizione, mentre dietro Ricciardo nel tentativo di resistere all'attacco all'esterno di Stroll è finito in testacoda. Mentre guardavamo il replay Gasly è scappato a Behrman e si è portato lontano oltre 2 secondi ed allora i nostri hanno iniziato a battagliare tra di loro. Al terzo giro Giovinazzi si è preso la 14ª posizione in curva 1, mentre il compagno, alla fine del giro, si è ripreso la posizione ancora prima della staccata, sfruttando il DRS. Questi duelli hanno favorito il rientro di Stroll, che si è prima liberato di Behrman, seguendo all'esterno Giovinazzi, che a sua volta stava attaccando il compagno di squadra, e poi si è liberato dello stesso Antonio, uscendo decisamente meglio dall'ultima curva, riuscendo così a chiudere il sorpasso ancora prima di spalancare il DRS. Su di noi è arrivato anche Russell, che ultimamente è sempre qua dietro con noi. Praticamente, nello stesso punto di Stroll è riuscito a sopravanzare Behrman, che non ha posto troppa resistenza in questo caso, accodandosi al connazionale. Il pilota inglese si è liberato poi anche di Antonio, inserendosi all'interno all'ultima curva, prima di sparire sul lungo rettilineo finale. Behrman ha superato nuovamente Antonio, ed allora ho deciso di intervenire, chiedendo al pilota italiano di mantenere le posizioni, prima che possa succedere un disastro. Nel frattempo, infatti, abbiamo ripreso Russell. Behrman, sfruttando il DRS, è riuscito ad affiancarsi, e con una staccata perentoria riprende la posizione persa 2 giri prima. Ci ha provato subito anche Giovi, spalancando il DRS sul rettilineo e usando un po' di ERS, ma l'attacco all'esterno della Mercedes non si è concretizzato, grazie all'ottima staccata di Russell in curva 1. Oliver invece ha preso Gasly, che stranamente non è riuscito a scappare nonostante i tanti duelli in cui siamo stati coinvolti, ed il nostro pilota non si è fatto pregare, replicando il sorpasso effettuato poco prima su Russell. Pare che questo punto sia adatto ad attaccare, e nel giro successivo Gasly ha sferrato il contrattacco, superando nuovamente Behrman, che ha deciso di difendere in maniera poco aggressiva per accodarsi e riprovare in curva 1, dove infatti è riuscito ad affiancarsi, spalancando l'ala mobile per poi staccare profondo e tornare 14esimo. Alla fine però ne siamo usciti più che sconfitti da questo duello infinito, infatti il pilota alpino ha mantenuto il contatto e col DRS è riuscito a restituire il sorpasso a Behrman, portandosi dietro anche Russell, facendoci perdere così ben 2 posizioni. Ora però inizia un nuovo duello infinito. Sargent rompe gli indugi e a metà del 14esimo giro riesce a superare Antonio, che stava tentando di difendere il compagno. L'americano non ci ha messo molto a sferrare l'attacco anche a Behrman, col DRS spalancato non ha avuto problemi a portarsi davanti alla nostra Lamborghini numero 87. Nel giro successivo però è rimasto lui senza DRS, come noi prima, ed allora Behrman ci ha provato all'esterno in curva 1, riuscendo a chiudere il sorpasso in maniera pulita, trascinando anche Antonio, con il quale siamo in auto in questo momento. Vi lascio godere questa manovra di Antonio, vi assicuro che merita. Antonio è riuscito a difendersi sul rettilineo principale, ma ora non ha DRS perché il compagno è lontano. Sargent, inoltre, riesce a staccare profondissimo, mantenendo un'ottima traiettoria all'esterno. Nulla da dire, bravissimo. Eravamo già pronti a reagire, ma è stata chiamata una virtual per un incidente davanti a noi. Bottas infatti ha calcolato male la staccata e bloccando è finito sulle barriere. Dopo 3 giri sotto il regime della virtual safety car siamo tornati a lottare con Sargent. Il pilota della Williams ha tentato l'attacco all'esterno di Behrman, riuscendo a fermare perfettamente la sua auto immettendosi nella S di Senna davanti allo sto pilota. Behrman, probabilmente ascoltando la mia richiesta di essere più propositivo in gara, non ha mollato un centimetro ed alla fine del giro ha provato nuovamente l'assalto alla 16ª posizione, superando il pilota americano in curva 1 con un sorpasso aggressivo ma pulito, che ha anche favorito il rientro del compagno, che nel giro successivo ha sorpassato Sargent all'interno, ancora prima di aprire il DRS sul rettilineo finale, per poi sfruttarlo qualche metro dopo per scappare via definitivamente. Alla fine la gara sprint è stata vinta da Norris. Ottimo lavoro, Lando! Una vittoria meritata! Una vittoria meritata nella sprint. Ora si pensa al Gran Premio.
mentre noi abbiamo chiuso con una volata tra i nostri piloti, chiudendo in 16ª e 17ª posizione. Alla fine di una delle gare più belle della stagione, sicuramente la più bella delle nostre, vince Norris, seguito da Verstappen ed il compagno di scuderia Piastri. Ma il weekend non finisce qui, anzi è appena cominciato. Ora ci sono le qualifiche della gara di domenica. Benvenuti, siamo alle qualifiche. Pronti a entrare nel vivo. Allacciate le cinture, signori, siamo alle qualifiche. Siamo nelle ultime curve in auto con Antonio nell'ultimo tentativo, però nonostante tempi migliori rispetto a quelli che abbiamo fatto nelle qualifiche di venerdì, il risultato è diverso e veniamo eliminati nel Q1, chiudendo in 18ª e 19ª posizione. Alla fine del Q3 il giro più veloce è nuovamente di Max Verstappen, che chiude davanti a Piastri ed Hamilton, ma come vedete già da questa schermata fioccheranno penalità, non solo tra i primi 10 ma anche più dietro. A Interlagos c'è un'atmosfera magnifica. I piloti si preparano a correre ben 71 giri a ritmo indemoniato. Il tracciato di San Paolo è splendidamente progettato per mettere alla prova tanto le squadre quanto i piloti, con le chicane di media velocità, le salite e la sezione veloce dopo la Junsao. Per domare questo tracciato, un assetto bilanciato è quello che serve. Siamo arrivati al giorno della gara, squadra e piloti sono quasi pronti. Ed infatti i nostri piloti guadagnano 2 posizioni in griglia. Per quanto riguarda le strategie per questa gara ho deciso di variare. Giovinazzi partirà e concluderà la gara su gomma morbida, nel mezzo guiderà uno stint sulle hard. La strategia di Berman invece prevede il primo stint proprio sulle hard per poi montare le medie nel secondo e concludere anche lui con gomma rossa nel finale. Siamo pronti per altri 71 giri di emozioni. Le squadre stanno completando le ultime verifiche. Ormai non manca molto alla partenza della gara. Con il casco calato in testa non vediamo più il suo sorriso, ma è ora di concentrarsi. È arrivato il momento. Pronti alla gara. Chi vincerà? È questione di tempo ormai, qui al Gran Premio di San Paolo. Luci spente e via, partiti! Buono stacco ai nostri piloti, entrambi riescono infatti a mantenere le loro posizioni di partenza. Alla fine del primo giro abbiamo già il primo incidente. Albon sbaglia la staccata in curva 1 e finisce contro Con, sbattendo fuori anche lui. Ci siamo difesi bene per qualche giro, ma all'inizio del settimo giro è arrivato l'attacco vincente di Bottas, che ha preso la 16ª posizione a Giovinazzi, e poco dopo è successo il macello. Antonio ha provato a contrattaccare all'esterno, ma è andato in testa coda. Contemporaneamente, dietro di lui, anche una Haas ha fatto lo stesso, centrando in pieno il nostro pilota, fermo fuori pista. Una roba terribile. Ovviamente è entrata la safety car in pista e noi ne abbiamo approfittato con Berman per montare hard nuove, ma un errore box ci è costato 2 secondi. Rientrata la safety car siamo ripartiti senza particolari problemi, riuscendo a difendere la 17ª posizione, almeno per qualche curva, perché alla fine è arrivato l'attacco di Ocon, che nel frattempo era riuscito a ripartire, seppur con qualche danno. 2 giri più tardi siamo riusciti nel controsorpasso ai danni del pilota francese. Per qualche giro siamo stati anche al sicuro dagli attacchi avversari, ma poi è arrivato Bottas, che dopo essersi liberato di Ocon ha ricominciato la sua rimonta passando anche il nostro pilota. Dopo diversi giri comunque molto intensi, le posizioni si sono consolidate e l'unica cosa interessante è stato il ritiro di Verstappen a causa di un guasto. Al 39esimo noi siamo entrati ai box per montare le medie con una sosta abbastanza lenta, ma almeno priva di errori. Per 20 giri, ancora una volta, non è successo nulla. Abbiamo consolidato il vantaggio su Ocon portandolo a 14 secondi, prima di questa safety car, causata da questo contatto tra Stroll ed Hülkenberg, che ha costretto il tedesco al ritiro. Siamo giusto in tempo per montare la gomma rossa, non dovremmo avere problemi a concludere la gara. Ripartiti dopo la safety siamo riusciti a difenderci per i 2 giri di gara successivi, ma nuovamente la safety car è stata costretta ad uscire. Davanti a noi, infatti, Alonso ha centrato in pieno Tsunoda, con entrambi ovviamente costretti al ritiro. Ormai quasi metà griglia è fuori dai giochi. Siamo ripartiti qualche giro più tardi per gli ultimi 2 di questa gara. Dalla fine del penultimo giro Berman è riuscito a portare l'attacco a Zhou, strappandogli la 12ª posizione per difenderla fino alla fine. A vincere questa gara è stata invece l'altra McLaren, quella di Piastri. Il primo posto è di Piastri. Ah, un finale perfetto per una gara davvero emozionante. Mentre, come vi dicevo, noi abbiamo chiuso 12esimi con Berman, mentre purtroppo Giovinazzi si è dovuto ritirare fin dai primi giri. Vi lascio ai commenti post gara e ci sentiamo dopo per un recap velocissimo. Certe gare sono destinate a finire male, bisogna imparare ad accettarlo. Finire la gara in anticipo è l'incubo di ogni pilota, ma ormai è andata.
Deve mettersi alle spalle questa delusione e guardare avanti. L'australiano Oscar Piastri si prepara a salire sul podio. È la sua prima vittoria in Formula 1 e sembra avere davanti un futuro di successi. E dalla nostra squadra a San Paolo, grazie per averci seguito questo weekend. La prossima tappa della stagione riporterà la Formula 1 negli Stati Uniti, tra le luci e il glamour di Las Vegas. Doppietta McLaren nella gara domenicale, con Perez che chiude il podio sopravanzando Hamilton. Bottas finisce a punti per la seconda volta, mentre Gasly addirittura ne segna ben 4 per l'Alpine. E con il ritiro di Verstappen a causa di un guasto, Norris recupera ben 20 punti durante questo weekend, e con la doppietta i Papaya recuperano altri 33 punti su Red Bull, anche se ancora tutto molto complicato per i costruttori. Tornati al quartier generale, ci informano che il progetto delle pance laterali è stato ultimato, ma dubito che riusciremo a produrre questi nuovi pezzi al momento, visto che dovremmo spendere diversi milioni per produrre quelli mancanti sul lato di giovi. Ma per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto e i tanti sorpassi delle due gare brasiliane vi hanno intrattenuto, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo negli Stati Uniti per il Gran Premio di Las Vegas.